Io non so con quali armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma so con quali sarà combattuta la quarta, con pietre e bastoni. È una frase di Albert Einstein, uno dei padri della fisica moderna. Abbiamo riferito questo suo pensiero perché questa sera andremo a caccia di radiazioni. Sì, perché c'è forse una storia che non è stata raccontata. Si dice che intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale Adolf Hitler stesse facendo degli esperimenti segreti in un luogo che scopriremo insieme, legati al progetto di una bomba atomica. Questo che vedete nelle mie mani è un contatore Geiger. Questa sera andremo proprio lì, in una sperduta isola del Baltico, a cercare eventuali tracce di un esperimento rimasto ancora nascosto. Eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Potrebbe arrivare molto presto il momento in cui disporremo di un'arma con cui noi stessi non potremo mai essere attaccati. La Germania nazista in possesso di un ordigno atomico? Fino ad oggi questo sembrava impossibile, ma recenti indagini ci fanno credere a qualcosa di diverso. Si parla addirittura di esperimenti realizzati con ordigni di piccole dimensioni. Parlava realmente della bomba atomica Hitler quando cercava di rassicurare sia i pochi governi ancora suoi amici che la popolazione tedesca, dicendo che era in grado di poter cambiare il corso di una guerra che sembrava ormai segnata. Hitler parlò a Mussolini e disse di avere per le mani una bomba dagli effetti devastanti. È l'aprile del 1944. Mussolini e Hitler si incontrano nel castello di Klessheim, in Austria. La situazione militare appare disperata. I tedeschi sono sulla difensiva dappertutto. Gli alleati avanzano in Russia e in Italia, dove Mussolini controlla ormai solo lo stato fantoccio della Repubblica di Salò. Inoltre si aspetta da un momento all'altro l'apertura del secondo fronte, lo sbarco degli anglo-americani in Francia. Ma Hitler rassicura l'alleato italiano. La conclusione della guerra sarà senz'altro vittoriosa, poiché l'impiego delle nuove armi sconvolgerà i piani del nemico. Nuovi aeroplani, sommergibili a immersione continua, artiglierie e carri colossali. E una bomba il cui effetto sbalordirà il mondo. Hitler ripeté la stessa affermazione anche ad altri capi di governo alleati della Germania. Lo stesso Mussolini, tornato in Italia, parlò in alcuni discorsi pubblici di armi straordinarie.
Negli ultimi anni di guerra, del resto, la questione delle armi segrete era diventato uno dei principali argomenti della propaganda dell'asse. Mussolini voleva vederci chiaro e quindi mandò un inviato di guerra, un ragazzo, si chiamava Luigi Romersa, in Germania a parlare, pensate, direttamente con il Führer. Luigi Romersa, a 60 anni di distanza, ricorda ancora tutto perfettamente e ci ha rilasciato un'intervista in esclusiva, un'intervista telefonica per motivi di salute. Mussolini rimase impressionato da questa dichiarazione fatta di Hitler a Klesheim e quando ritornò a Gargnano, insoddisfatto perché era ansioso di avere dei particolari, mi chiamò a Gargnano alla Villa delle Orsoline, dove aveva il suo studio, e mi disse: al castello di Klesheim il Führer mi ha raccontato di queste armi incredibili che i suoi scienziati stanno preparando. Allora Mussolini mi disse: desidero che partiate al più presto per la Germania e facciate una lunga inchiesta su cosa sono queste formidabili armi segrete di cui mi ha parlato Hitler, senza scendere nei particolari. Questa fu la richiesta di Mussolini. Io mi misi in macchina e arrivai a Berlino. Porterà con sé un salvacondotto e si incontrerà direttamente con Hitler. Siamo nell'ottobre del 1944 e nel frattempo la situazione militare è ancora peggiorata. Gli alleati sono riusciti a sbarcare in Francia e stanno avanzando verso il Reno. La capitale del Reich è sottoposta a continui bombardamenti, ma per Hitler non è ancora arrivato il momento di rinchiudersi nel bunker. Romersa aveva assistito ad altri incontri tra Mussolini e Hitler, ma questa era la prima volta che si trovava faccia a faccia con il dittatore nazista. Hitler mi fece una enorme impressione. Era indiscutibilmente, indipendentemente dalle valutazioni del bene e del male, un personaggio eccezionale sotto tutti i punti di vista. Quello che magnetizzava soprattutto di Hitler era il suo sguardo, la forza del suo sguardo, di questo sguardo quasi bianco, perché aveva gli occhi che sembravano di cristallo e attorno agli occhi un bordo rosso che erano i residui dei gas tossici della Prima Guerra Mondiale. Hitler aveva una maniera di parlare particolarmente teatrale. Anche lui, come riscontrai in Mussolini, c'erano due personaggi. C'era il personaggio che parlava alle folle con una voce rauca, stridente, tagliente, e c'era il personaggio che parlava invece nei discorsi, diciamo così, privati, cioè fuori dai balconi e dalla presenza delle folle, ed era una voce piuttosto pacata e suadente. Aveva l'abitudine, quando parlava, di stringere i pugni e all'improvviso poi li allargava come se dal palmo di questa mano dovesse uscire il miracolo di cui a lui aveva parlato. Hitler decide di inviare il giornalista italiano nel centro ricerche sperimentali di Peenemünde sul Baltico. Così avrà modo di osservare di persona gli ordigni e macchinari che lì vengono sviluppati. Hitler, salutandolo, avrebbe detto: «Al vostro ritorno potrete riferire al duce di cose eccezionali». Mi domandò della guerra in Africa
E dopo letta la lettera di Mussolini, perché io disponevo di 2 lettere credenziali, una per Goebbels e un'altra per il Führer, scritte di pugno da Mussolini, chiamò un segretario e gli disse: preparate un salvacondotto per questa persona di fiducia del duce. E io partii e cominciai i miei giri. Mar Baltico, proprio qui a pochi chilometri la super base segreta di Peenemünde, dove si eseguivano gli esperimenti sulle nuove armi da parte dei tedeschi. Romersa venne proprio qui per vedere con i propri occhi queste armi, le armi che non facevano dormire l'intera Europa, Churchill compreso. Nel 1944 gli abitanti di Londra si sentono al sicuro. I bombardamenti tedeschi dei primi anni di guerra sono ormai solo un ricordo e anzi ora sono gli aerei alleati a colpire Berlino. Ma un fischio improvviso e un boato mandano in frantumi questa certezza. Il 13 giugno 1944 la prima V1 colpisce Londra. Si tratta di un tipo di arma mai visto prima, una bomba capace di volare da sola e colpire il bersaglio senza bisogno di pilota. Gli inglesi le chiamarono bombe volanti, i tedeschi Vergeltungswaffe o armi di rappresaglia. Le V1 potevano ancora essere intercettate dai caccia o dalla contraerea, ma a settembre alle V1 si aggiunsero le V2, veri e propri razzi, capaci di volare a velocità subsonica e contro cui gli inglesi erano del tutto impotenti. In totale caddero su Londra circa 10.000 V1 e 1.000 V2, provocando oltre 8.000 morti. Sempre nel 1944 i bombardieri alleati che sorvolavano la Germania incominciarono a venire attaccati da un caccia dal design avveniristico e dalla velocità prodigiosa. Si trattava del Messerschmitt 262, il primo jet della storia. In un mondo in cui tutti gli aerei erano mossi da un'elica, il Messerschmitt, con il suo motore a reazione, risultava imprendibile per qualunque caccia alleato. Ma queste armi arrivarono troppo tardi per cambiare il corso del conflitto. V1 e V2 erano troppo imprecise per essere lanciate contro un obiettivo che non fosse una grande città. I jet, invece, per essere efficaci, avevano bisogno di piloti esperti. Ma alla fine della guerra in Germania, di piloti veterani ne erano rimasti pochi e non c'era carburante sufficiente per addestrarne degli altri. Entrambi gli ordigni erano stati sviluppati a Peenemünde sotto la direzione dello scienziato Wernher von Braun, che nel dopoguerra divenne uno dei padri del programma spaziale americano. La base segreta di Peenemünde era una cosa eccezionale, fuori addirittura dalla stessa fantasia, e corrispondeva alla capacità organizzativa di Hitler e dei suoi collaboratori, i quali erano in quella particolare circostanza il generale Dornberger per quanto riguardava la parte militare e Wernher von Braun per quanto riguardava i cervelli della scienza. Romersa incontrò von Braun ed ebbe modo di vedere diversi prototipi di razzi ed aerei, ma il meglio doveva ancora arrivare. È la notte tra il 12 e il 13 ottobre del 1944. Romersa viene condotto ad assistere ad un esperimento considerato ancora più segreto. Viene portato a vedere quella bomba che Hitler più volte aveva nominato e gli viene presentato questo nuovo ordigno con un nome inquietante, la bomba disgregatrice.
Rügen oggi e anche in passato era una nota località turistica, ma all'epoca era possibile accedervi solo tramite salvacondotti. Subito dopo, Romersa viene condotto sull'epicentro dell'esplosione. A tutti i presenti vengono fatti indossare, per precauzione, dei mantelli di un materiale bianchiccio, ruvido e filamentoso. Degli alberi erano rimasti soltanto i tronchi e i rami spogli. Alcune abitazioni. Era una fredda notte di 60 anni fa e l'esperimento avvenne qui, sull'isola di Rügen, dove ci troviamo adesso. Io ricordo ben poco, come le ho detto, questi boschi e l'ambiente angusto del bunker nel quale fui accompagnato dai 2 alti ufficiali che mi accompagnavano. A una certa ora, verso le 11:45 all'incirca, arrivò la comunicazione che l'esplosione era prossima. A un dato momento ci fu quasi un tremore di terremoto, il bunker quasi sussultò e dalla piccola secante, seguita poi da una lunga colonna di fumo che durò a lungo diverse ore fino al momento in cui noi non fummo autorizzati a lasciare il bunker. Cos'era realmente la bomba disgregatrice? Una piccola bomba atomica oppure una bomba per quanto potente ma realizzata con esplosivo convenzionale? Romersa parte subito per Berlino, dove avrà un ultimo incontro chiarificatore con Goebbels. Goebbels mi ricevette e mi domandò se ero rimasto contento e mi parlò, mi raccontò lui la faccenda dei tentativi di sabotaggio e dei timori da parte soprattutto degli alleati per quanto stavano facendo i tedeschi e di quello che accadde in Norvegia quando dei commandos entrarono e riuscirono a sabotare una delle fabbriche di acqua pesante che, mi disse Goebbels, era la materia indispensabile per la fissione dell'uranio. E il segreto appunto della bomba atomica stava nell'acqua pesante. Mi disse, ricordo quasi le sue parole, noi la possediamo dal 42. Dal 1942 noi abbiamo quindi trovato il sistema per disintegrare l'atomo. Abbiamo largamente battuto in questo i nostri avversari. Queste furono le dichiarazioni che mi fece Goebbels. Con questi e con altri mezzi potremo sferrare al nemico colpi molto duri. Per noi ora c'è solo il problema di resistere ad ogni costo. Una manciata di mesi ci basterà, avrebbe detto Goebbels prima di accomiatarsi. Se nei primi mesi del 1945 i tedeschi avessero potuto disporre di un ordigno anche lontanamente vicino alla potenza di una bomba atomica, la fine della Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata decisamente diversa e, se possibile, ancora più drammatica. Cosa avrebbero fatto i gerarchi nazisti se avessero avuto a disposizione una bomba atomica? Secondo Romersa, l'obiettivo di Hitler non sarebbe stata Londra, ma le truppe sovietiche in avanzata. L'attacco dimostrativo avrebbe spaventato, ma anche diviso gli alleati. Di fronte ad una Germania piegata, ma dotata di un'arma così potente, inglesi e americani forse avrebbero spezzato la loro alleanza con i sovietici, scendendo a compromessi con i tedeschi. Del resto, quanto ancora poteva durare la strana coalizione tra l'URSS di Stalin e gli alleati occidentali? Winston Churchill, il primo ministro inglese, era ad esempio molto preoccupato di un eccessivo rafforzamento dei sovietici nell'Europa del dopoguerra.
e c'era chi, come il generale americano George Patton, ipotizzava apertamente di proseguire la guerra questa volta contro l'URSS, magari riarmando l'esercito tedesco appena sconfitto. Romersa comincia a parlare della bomba disgregatrice già subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma nessuno gli dà credito. Le cose invece adesso sembrano cambiate. Infatti uno storico ripercorre esattamente la teoria dell'italiano e scrive un libro dal titolo particolarmente evocativo, La bomba di Hitler. Pubblicato in Germania nel 2005, questo saggio ha suscitato moltissime polemiche. Il libro è stato scritto da uno storico tedesco, Rainer Karlsch, con la collaborazione di un ricercatore americano, Mark Walker. Si era sempre ritenuto che, nonostante i successi iniziali, gli sforzi tedeschi di sviluppare una bomba atomica si fossero conclusi con un completo fallimento. Subito dopo la guerra, infatti, i servizi segreti alleati interrogarono il fisico Werner Heisenberg e gli altri scienziati coinvolti nel progetto Uranio, l'equivalente tedesco del progetto Manhattan. Le indagini conclusero che gli scienziati tedeschi erano molto indietro, anche solo per quanto riguardava la comprensione teorica del funzionamento di una reazione a catena. Ma ora i due studiosi ribaltano completamente questa versione dei fatti. Addirittura la bomba tedesca avrebbe preceduto quella americana di alcuni mesi. Infatti, la prima bomba atomica fu fatta brillare nel deserto del New Mexico il 16 luglio 1945, quando la guerra in Europa era già finita. La guerra è finita. Sarà finita quando l'avremo sgacciata sul Giappone. Ma per i due studiosi, i tedeschi avevano già sperimentato 3 volte un ordigno atomico, anche se di minor potenza rispetto a quello americano. Ecco un contatore Geiger. Questa è la sua sonda, testiamo le batterie e lo accendiamo. Siamo qui per vedere se ci sono delle tracce di radiazione. Infatti, se Romersa avesse assistito ad un esperimento nucleare, probabilmente tracce di quell'esperimento sarebbero presenti ancora. È possibile questo? Noi stiamo girando con questa sonda, con questo contatore, ma non sentiamo nulla. Talvolta c'è un ticchettio, ma secondo gli esperti sono dei normali isotopi che si trovano in natura, insomma una radioattività molto molto bassa e naturale. È possibile che l'intera radioattività scatenatasi nel corso di un esperimento nucleare, anche se piccolo, si sia completamente dissolta? Oppure non c'è solo perché non è mai stato fatto qui un esperimento nucleare? La radioattività nel terreno dei luoghi dove in passato vennero fatto esplodere ordigni nucleari resta per anni. Nel senso che magari un certo isotopo scompare se ha vita media breve, ma ci sono isotopi radioattivi prodotti dalle esplosioni nucleari, la cui vita media può essere di anni, di decenni, di secoli o addirittura di millenni. Quindi certi isotopi, se ci sono, li trovi, e questi sono un segnale. La dosimetria è quella che cala, le dosi
di radioattività emesse nell'unità di tempo calano esponenzialmente nel tempo, però trovi tracce di isotopi radioattivi prodotti dall'esplosione. Torniamo a Berlino per realizzare un'intervista esclusiva con Reinhold Karsch, lo studioso e storico che ha ipotizzato l'esistenza della bomba atomica tedesca. Una serie di tesi che ascolteremo insieme che hanno scatenato un gran numero di polemiche. I nuovi studi di Karsch e Walker spostano l'attenzione da Werner Heisenberg e dagli altri scienziati del progetto Uranio, che finora avevano monopolizzato tutta l'attenzione, per concentrarlo su un altro gruppo di ricerca alle dipendenze dell'Ufficio Progetti Speciali delle SS. Questo secondo gruppo era basato sul lavoro di Kurt Dibner e Walter Gerlach, scienziati meno brillanti e prestigiosi di Werner Heisenberg, ma proprio per questo, almeno secondo i due studiosi, meno distratti dai problemi teorici e più interessati agli aspetti concreti del progetto. A sostegno di questa ipotesi, Karsch presenta soprattutto prove documentali e delle testimonianze. Tra i documenti, tutti rinvenuti nell'archivio dell'ex Germania dell'Est, lo schizzo di quello che sembra un'arma nucleare. L'ordigno sperimentato dai tedeschi sarebbe stata una sorta di bomba atomica su piccola scala. Se l'atomica di Hiroshima era equivalente a 20.000 tonnellate di TNT, quella tedesca sarebbe equivalente a non più di 150 tonnellate. Karsch descrive la bomba atomica sviluppata da Dibner come una bomba ibrida, cioè un ordigno atomico che per esplodere utilizza una combinazione di fusione e fissione nucleare, un modo per ridurre il bisogno di uranio e altri elementi rari. La Germania non ha costruito una bomba atomica come le bombe americane. Si trattava di un tipo di ordigno atomico speciale. Siamo stati sorpresi dalla scoperta che a capo del progetto atomico segreto in Germania non c'era il famoso premio Nobel Werner Karl Heisenberg, ma dei gruppi ancora sconosciuti che hanno sviluppato piccoli ordigni nucleari. È naturale che la Germania avesse meno risorse, soprattutto in relazione agli Stati Uniti. Per questo motivo abbiamo cercato di trovare una terza via per costruire degli ordigni nucleari. Non si è trattato di un tipo di bomba all'uranio arricchito, ma di una sorta di bomba ibrida. Ciò significa una combinazione dei processi di fissione e fusione nucleare in questi tipi speciali di bombe. È impossibile che i nazisti abbiano sviluppato una bomba atomica. La storia, fra l'altro, è ben nota sia per il lavoro di molti storici che hanno esaminato questo argomento prima del signor Karsch, sia all'epoca, perché una delegazione di scienziati, una missione di scienziati americani, di scienziati atomici americani, fu inviata al seguito delle truppe
degli alleati in Germania sui siti e sui laboratori segreti messi in piedi dal Terzo Reich, e nulla è stato trovato. Si sa con serena certezza che gli scienziati tedeschi non sono neanche riusciti a realizzare un reattore nucleare funzionante e quindi erano molto indietro sulla via che ha portato alla realizzazione della bomba atomica negli Stati Uniti. Conosco le testimonianze di Romersa e all'inizio ero un po' scettico sulla sua effettiva credibilità. Ma dopo aver preso in visione i documenti italiani e quelli tedeschi, ho creduto alla storia di Romersa. Assolutamente non verosimili. Le testimonianze che porta o sono inattendibili o sono molto vaghe. Che senso ha dire che Hitler ha rassicurato Mussolini che aveva l'arma miracolosa che avrebbe risolto la guerra? Una cosa è parlare di armi miracolose, una cosa è parlare di ordigni nucleari, di bombe nucleari funzionanti. Il programma tedesco era assai arretrato. La nuova arma sarebbe stata sperimentata in Turigia a pochi mesi dalla fine della guerra e forse utilizzando come cavie alcuni prigionieri di un vicino campo di concentramento. Le ricerche nei registri dell'ex Germania dell'Est hanno infatti permesso di scoprire diverse testimonianze al riguardo. Siamo nei pressi della città di Ohrdruf, nella Germania centrale. Qui, la notte del 3 marzo 1945, avvenne qualcosa di particolare. Diversi testimoni parlano di una forte esplosione. Una donna del posto, Clare Werner, dichiarò di aver visto una colonna di fumo alta e sottile salire verso il cielo e un bagliore talmente forte che si sarebbe potuto leggere un giornale. A Ohrdruf era situato un campo di concentramento che faceva parte del complesso di Buchenwald. Il giorno dopo l'esplosione, le SS ordinarono a Heinz Wachsmuth, un lavoratore del luogo, di costruire una pira per cremare quanto restava di alcuni prigionieri. Wachsmuth disse che quei corpi erano coperti da ustioni terribili. Una cosa, l'ultima, è molto importante. Siamo riusciti ad andare in Turingia con degli strumenti veramente buoni per cercare di individuare degli isotopi del test. Così la Physikalstechnischule Bundesstadt ha condotto questa analisi e ha rilevato del litio e dell'uranio arricchito sul suolo e sulla sabbia. Ciò significa che ci sono alcuni indicatori chimici che attestano l'esistenza del test. L'esperimento di Ohrdruf avrebbe anche un altro aspetto inquietante. Per vedere le reazioni del corpo umano a questa nuova bomba sarebbero stati utilizzati degli uomini e delle donne di religione ebraica come cavie, prelevati dai campi di sterminio nazisti. E ve lo diciamo da qui, da questo monumento che è stato realizzato nel cuore di Berlino, un monumento dedicato all'Olocausto, a 2 passi dal Reichstag e dalla porta di Brandeburgo, simboli al tempo del potere nazista. I grigi blocchi di cemento di questo mausoleo ricordano le lapidi di un cimitero ebraico, quale perenne testimonianza dei milioni di morti dei campi di sterminio nazisti. Molte delle persone uccise persero la vita nell'inverno tra il 44 e il 45, quando ormai la guerra languiva. Ma cosa sarebbe successo se nella primavera successiva Hitler avesse cominciato a bombardare con degli ordigni atomici le truppe alleate che avanzavano? È una prospettiva alla quale non vogliamo nemmeno pensare.
Ma è plausibile tutto questo? La tesi di Karl Walker ha scatenato più di qualche perplessità. Avviare la produzione di una bomba atomica è ancora oggi un processo lungo e complicato. Uno Stato che volesse dotarsi di un armamento nucleare dovrebbe impegnare diversi anni e cospicui investimenti per completare il progetto. E questo nonostante il fatto che gli aspetti teorici della costruzione di una bomba atomica siano ormai perfettamente conosciuti e l'energia nucleare utilizzata da decenni come sistema di produzione energetico. Negli anni 40, invece, gli scienziati si trovarono di fronte un mondo completamente nuovo e sconosciuto. La possibilità di creare una bomba atomica si concretizzò nel 1938 quando due fisici tedeschi, Otto Hahn e Fritz Strassmann, dopo anni di esperimenti, riuscirono in ciò che fino ad allora era considerato solo una possibilità teorica: scindere un atomo. Il procedimento di fissione atomica consisteva nell'inviare un neutrone contro un atomo sufficientemente pesante, come un atomo di uranio. Questa scissione liberava una piccola quantità di energia. Indubbiamente un grande successo della scienza, ma molti fisici capirono anche che si era creata una possibilità allarmante: la possibilità di creare una reazione a catena. In pratica, la scissione del primo atomo avrebbe liberato altri neutroni, che a loro volta avrebbero colpito altri atomi, e così via, in un processo inarrestabile che in pochi attimi avrebbe liberato una quantità enorme di energia. La possibilità teorica di creare un ordigno devastante liberando l'energia dell'atomo fu quindi chiara fin da subito. Ma per passare dall'idea della bomba alla sua costruzione vera e propria, bisognava ancora superare alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto, bisognava capire se la reazione a catena poteva essere controllata in qualche modo, pena come minimo la distruzione degli stessi centri di ricerca. Alcuni scienziati prevedevano addirittura che la prima reazione atomica avrebbe incendiato all'istante l'intera atmosfera terrestre. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il problema fu risolto da un fisico italiano, Enrico Fermi, che nel dicembre del 1942 dimostrò la possibilità di avviare e controllare una reazione a catena. In pratica, aveva realizzato il primo reattore nucleare. Ma non bastava ancora. Bisognava produrre la reazione atomica su una bomba trasportabile e risolvere problemi come il meccanismo di innesco e di detonazione. Ma soprattutto bisognava reperire i materiali adatti alla fissione, che erano solo due. La reazione a catena funzionava infatti solo con due tipi di atomo: l'U-235, un raro isotopo dell'uranio, e il plutonio, un elemento artificiale non presente in natura. Per risolvere tutti questi problemi, gli Stati Uniti coinvolsero oltre 125.000 persone, spendendo una quantità enorme di risorse. Intere città sorsero dal nulla, come Oak Ridge, Hanford e la celebre e super segreta Los Alamos. Il Terzo Reich aveva a disposizione solo poche decine di fisici e neanche tutti impegnati a tempo pieno nel progetto. Com'è quindi possibile che i tedeschi abbiano raggiunto gli stessi risultati degli americani? Sono in molti a dubitare di questa possibilità e a giudicare ambigue e insufficienti le prove presentate da Rainer Karlsch. L'atomica sperimentata a Rügen e a Ohrdruf, secondo le ricerche di Karlsch, sarebbe stata una specie di mini bomba atomica, 1000 volte meno potente di quella sganciata su Hiroshima. Ma realizzare una reazione nucleare su piccola scala è tecnicamente molto complicato.
C'è una possibilità che però potrebbe mettere in parte d'accordo Karlsch e i suoi detrattori. I tedeschi avrebbero sperimentato una bomba atomica sporca. Bene, di un ordigno di questo tipo hanno già parlato altri storici ed è probabile che sia stato fatto esplodere dell'esplosivo convenzionale che ha polverizzato una massa di uranio. Ma questa non è una bomba atomica, questa è diffusione la polverizzazione dell'uranio, che è una sostanza radioattiva, e quindi emette radiazioni che possono anche uccidere. E questo è stato un esperimento che probabilmente è stato condotto sulla pelle dei poveri internati nel campo di sterminio. Ma questa non è una bomba atomica e non è neanche una mini bomba atomica. E questo potrebbe spiegare la luminescenza osservata da Romersa e dagli altri testimoni della bomba disgregatrice. Si trattava di una soluzione di ripiego, ma un simile ordigno avrebbe comunque provocato seri danni, visto che nessun esercito era allora preparato a fronteggiare un'intossicazione radioattiva. Inoltre, avrebbe potuto intossicare intere aree e renderle inabitabili per diverso tempo. Ci troviamo nel cuore sotterraneo del mausoleo dedicato alle vittime dell'Olocausto, per questo cerchiamo di mantenere un tono di voce rispettoso dei luoghi. Torniamo alla nostra inchiesta. Forse, a parte alcuni esperimenti dei quali dobbiamo ancora comprendere esattamente l'intensità e la qualità, la bomba atomica di Hitler non ha mai avuto la possibilità di essere realizzata per 3 fattori. Probabilmente mancavano le materie prime, plutonio e uranio, forse non avevano messo a punto il meccanismo di innesco, o forse ancora non avevano né i razzi né gli aerei per poterla trasportare, o probabilmente tutto questo era solo una fantasia di Hitler che ormai si sentiva con le spalle al muro. Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ormai asserragliato nella città assediata, Hitler continuava a sperare in impossibili controffensive e tracciava sulle carte militari, di fronte ai suoi generali sbigottiti, ampie manovre di aggiramento con armate che ormai non esistevano più. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Il 30 aprile l'epilogo definitivo. Hitler sceglie il suicidio. Poi seguito da Goebbels e da molti altri ufficiali e dirigenti nazisti. Poche ore prima, la bandiera sovietica
aveva sventolato sul tetto del Reichstag. Ai piedi della porta di Brandeburgo oggi una piazza non ancora completata, ma una piazza occidentale dove il ritmo della vita scorre, per così dire, normale, una normalità preziosa, dato che qui per 50 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si era vissuto in uno stato quasi di congelamento, un'ibernazione che ricordava l'ultimo giorno della guerra, desolazione e distruzione in questo luogo. Ma torniamo a quei tempi, torniamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da lì a poco una bomba atomica, una reale bomba atomica sarebbe esplosa, ma non da queste parti, molto più lontano, in Giappone. Il 6 agosto 1945 il bombardiere Enola Gay sgancia la bomba sulla città di Hiroshima. Little Boy, ragazzino, così è stato ribattezzato l'ordigno, distrugge in un lampo l'intera città, uccidendo circa 80.000 persone. Appena 3 giorni dopo, un secondo ordigno colpisce Nagasaki. Il primo bombardamento era stato ordinato per dimostrare ai giapponesi la potenza della nuova arma. Il secondo, per dimostrare che era riproducibile. Il secondo pilota dell'Enola Gay, vedendo il lampo su Hiroshima, esclamò: «Mio Dio, cosa abbiamo fatto?» Robert Oppenheimer, lo scienziato a capo del progetto Manhattan, disse invece: «Oggi i fisici hanno conosciuto il peccato. La scienza, che finora aveva prodotto, con poche eccezioni, solo strumenti di progresso, ora aveva creato un'arma capace di distruggere la stessa vita sulla Terra». Insomma, che fosse vero o no, il segreto della bomba atomica nazista continua. E dobbiamo parlare anche di altri scienziati, gli scienziati americani che realizzarono la bomba atomica, questa volta americana, che venne poi sganciata su Hiroshima e successivamente su Nagasaki. Bene, cosa pensavano questi scienziati? Perché si erano messi al servizio di questa iniziativa? Perché dicevano che bisognava evitare che Hitler fosse il primo a progettare ed usare la bomba atomica. Tra questi scienziati Albert Einstein. Nel 1905 Einstein pubblicò la sua famosa teoria della relatività. Uno degli enunciati della teoria si rivelerà gravido di conseguenze: la possibilità che da piccolissime quantità di materia fosse possibile ricavare enormi quantità di energia. Quando nel 1938 a Berlino Otto Hahn e Franz Strassmann riuscirono a spezzare un atomo, ricavandone energia e confermando le tesi di Einstein, in molti ne furono allarmati. Ora diventava possibile ricavare dalla forza di un piccolissimo atomo l'arma più distruttiva di tutti i tempi. Ma soprattutto il rivoluzionario esperimento era avvenuto nella Germania nazista. Il Terzo Reich aveva a disposizione i fisici e gli scienziati più preparati e sembrava partire con un piede di vantaggio nella corsa alla bomba nucleare. Ma inizialmente la consapevolezza che un terribile strumento di morte finisse nelle mani di Adolf Hitler apparteneva solo a pochi scienziati. Uomini politici e militari non potevano infatti capire le implicazioni della fissione nucleare. Ancora una volta fu Einstein a giocare un ruolo fondamentale. Einstein, infatti, non era solo uno scienziato, era anche un famoso scienziato, la cui fama e influenza si estendevano ben oltre i limiti della comunità scientifica. Era il 1939, quando Albert Einstein avvertiva il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, circa la possibilità di costruire un ordigno in grado di distruggere intere città.
Nel 1954, pochi mesi prima di morire, Albert Einstein ci lascia queste parole. Nella mia vita ho commesso un errore davvero grande, quando ho sottoscritto la lettera al presidente Roosevelt raccomandando lo sviluppo della bomba atomica, ma avevo almeno una giustificazione: il pericolo che Hitler riuscisse ad ottenerla per primo. Con questo apparecchio, un contatore Geiger, abbiamo cercato su quest'isola tracce di materiale radioattivo, probabilmente residuo di un'esplosione atomica. Non lo abbiamo trovato, e diciamo per fortuna, perché provate a pensare se Hitler avesse avuto e utilizzato soprattutto quella bomba atomica. Si sarebbe scatenata una battaglia a colpi di bombe atomiche sul territorio europeo e probabilmente oggi non saremmo qui a raccontarvelo. Abbiamo visto, limitatamente alle nostre possibilità di rilevamento, che sull'isola di Rügen non esiste radioattività. Ma cosa sarebbe dovuto succedere nel caso l'avessimo trovata? Bene, abbiamo qui il nostro contatore Geiger, lo accendiamo e proviamo a fare un esperimento. Prendiamo una provetta con dei fosfati di uranio, un materiale naturale con una radioattività, percepibile. Vediamo, avvicinando la sonda a questa provetta, cosa succede. Ecco qua. Si sente il classico rumore del contatore Geiger e si vede lo strumento indicare un valore. Allontaniamo, sparisce, avviciniamo, continua. Bene, finché si parla di fosfati di uranio tutto sembra naturale. Ma se noi prendiamo un oggetto all'apparenza molto familiare, la classica sveglia della nonna, ci rendiamo conto che c'è qualcosa di strano. Infatti, vi ricordate, di notte si illuminavano le cifre per farci vedere che ora era. All'interno di questa parte fosforescente c'erano dei sali chiamati sali di radio. Sentite come reagiscono al contatore Geiger. In maniera minore, ma anche loro fanno muovere lo strumento. Insomma, la sveglia della nonna, anche se poco, era radioattiva. Spegniamo il nostro contatore e ci rendiamo conto come alcuni oggetti di vita comune con strumenti moderni dimostravano e dimostrano una, seppur minima, pericolosità. Rimaniamo nel momento storico che abbiamo affrontato poco fa con il nazismo. Il nazismo, un periodo nel quale si parlava sì di politica, sì di potenza militare, ma c'erano anche dei momenti esoterici molto forti, un'ideologia che basava i suoi momenti forse più distruttivi e feroci proprio su questioni esoteriche. Allora abbiamo provato a fare un salto indietro nel tempo e vedere cosa succedeva e cosa si pensava molti anni fa. Nazismo ed esoterismo. Chiunque conosca la storia del più agghiacciante movimento politico dello scorso secolo sa che alla base di tutto il delirio ci sono due parole: Ultima Thule. Si tratta del profondo nord, il luogo in cui sarebbero vissuti gli abitanti di antichissime civiltà scomparse, di cui i nazisti pensavano di essere i discendenti. E passarono gran parte del loro tempo a cercare di dimostrarlo.
Il cuore di tutto era un piccolo punto nero della Westfalia, il castello di Wewelsburg. Una fortezza a sinistra che Heinrich Himmler, l'artefice delle SS, fece ristrutturare su un suo progetto. L'architettura ricorda infatti la punta di una lancia. Una freccia nel cuore della Germania che indica proprio verso nord, verso l'ipotetico territorio dell'Ultima Thule. Una lancia come quella di Longino, la punta che trafisse Gesù Cristo, proprio una delle reliquie più adorate da Hitler. Bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist. Wir werden weiter angreifen und siegen! Das ist auch nur ein einziger Schuss und damit ein einziges Opfer gefallen. Chi abitava il castello di Wewelsburg? Perché la gente del luogo non ne vuole parlare? Perché vicino alla fortezza venne creato un piccolo campo di concentramento? Cosa succedeva all'interno della fortezza? E perché veniva considerato l'ombelico dell'ideologia nazista? Secondo alcuni studiosi contemporanei, la spiegazione dell'aberrazione nazista si spiega in un solo modo. I nazisti pensavano di poter creare una nuova religione. Il nuovo ordine mondiale. Hitler ne sarebbe stato il messia e Himmler il sommo sacerdote. Dentro il castello si riunivano infatti i 12 apostoli nominati da Himmler, i monaci guerrieri dell'ordine nero. Erano le più alte cariche della gerarchia nazista, le SS sceltissime, il vertice della misteriosa Accademia Anerbe. Come li definiva lo stesso Himmler. Questa gente è immortale, nel vero senso della parola. Sono i morti viventi. Sono passati attraverso la morte mistica. A Wewelsburg i suoi membri si riunivano per decidere le missioni alla ricerca della pura razza ariana. Sui tavoli del castello nacquero le folli spedizioni in Tibet o in Antartide, alla caccia dell'Ultima Thule. Ma i vertici nazisti non si riunivano nel castello maledetto solo per discutere missioni strategiche. Si lavorava su scheletri, forse provenienti dagli ossessivi scavi archeologici dell'Anerbe, o, come sostengono alcuni, forniti dal vicino campo di concentramento di Niederhagen. Il pontefice del culto segreto dell'Ordine Nero si chiamava Karl Maria Willigut, un medium che sosteneva di poter vedere il passato. Era lui l'ispiratore spirituale di Hitler, lui che veniva dal circolo esoterico Thule, lui ad essere chiamato il demone nero. La sua benedizione cadeva anche su pratiche più atroci. Le giovani donne dei villaggi circostanti venivano condotte al castello e violentate dai gerarchi, in nome dello sviluppo della presunta razza ariana. In corrispondenza dei solstizi veniva invece celebrato il battesimo Blutföhne, la bandiera imbevuta del sangue dei caduti nazisti che veniva bruciata da 12 gerarchi in alta uniforme all'interno del Valhalla, la stanza dalle 12 colonne posta nelle cripte della Torre Nord di Wewelsburg. Nella stessa stanza le 12 colonne ospitavano i 12 militari monaci dell'Ordine Nero. Quando la setta entrava in meditazione, scandendo ossessivamente il nome di alcune rune celtiche,
L'eco della stanza e la luce che ne colpiva sempre il centro facevano cadere i gerarchi in uno stato di trance mistica. Una sorta di yoga runico. Il pontefice Willigut officiava poi cerimonie esclusive. La più leggendaria prevedeva che i gerarchi eletti bevessero il sangue di Hitler. Gocce potentizzate secondo gli insegnamenti antroposofici di Rudolf Steiner. L'élite delle SS si riuniva a Wewelsburg per praticare l'occulto, per avere visioni del futuro e del passato, per sperimentare i poteri della mente contro vittime sacrificali. Qui venivano prese le grandi decisioni strategiche che si basavano sulla più spinta e folle irrazionalità pagana. Sul finire della guerra, con l'avanzata degli alleati, Himmler ordinò di far saltare il castello. Nella fretta bruciò solo il tetto e la facciata. Tutto ciò che ne rimase diventò invece la testimonianza del cuore nero della follia nazista. Sempre $1 milione in palio per chi riuscirà per primo a realizzare un esperimento paranormale. E questa sera potrebbe essere una di quelle sere da ricordare, perché c'è in corso una verifica. Guardiamo insieme. La scorsa settimana abbiamo visto un esperimento un po' particolare, la possibilità che avrebbero 4 ragazzi di sollevare un quinto ragazzo senza fare apparentemente fatica. Bene, riguardiamo insieme di che esperimento si tratta, mentre io mi porto verso il luogo dove questo esperimento verrà verificato. Eccoci qua, incontriamo Marina, piacere, e Marco Morogutti, nostra vecchia amicizia del CICAP, per vedere cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero in questo esperimento. Torno a parlare con Marina giusto per un attimo. Allora, Marina non pensa di avere dei poteri paranormali, assolutamente non è vero? No, nessuno di noi. Ci raccontavi che questo esperimento è nato quasi per gioco tanti anni fa. Esatto, è nato come un gioco tra ragazzini di 8-9 anni e poi è stato riproposto nel corso di feste, così come gioco e passatempo. La cosa divertente è che prima loro provano ad alzare questa persona e fanno fatica. Dopo aver messo le mani in una certa maniera, come avete visto, questa fatica sembra scomparire, vero? Esatto, apparentemente non facciamo nessuna fatica a sollevare la persona. Parliamo con il nostro amico Morogutti perché a questo punto lui ha creato un esperimento per vedere, di valutare cosa accade. Allora, cosa succederà? Abbiamo messo a punto questo esperimento piuttosto semplice in realtà, che fa uso di 4 bilance. Noi, prima di cominciare questa verifica, abbiamo provveduto a pesare singolarmente le 4 persone che sollevano e anche la persona sollevata. Vediamo il filmato di questa cosa che è successa pochi minuti fa.
e abbiamo fatto il totale del peso, abbiamo 399 kg complessivi. Ora, la cosa interessante è capire se durante questo esperimento la persona che si solleva perde veramente peso, oppure se è un'illusione psicologica dovuta a quello che si sta facendo. Quindi noi peseremo il peso indicato dalle bilance delle 4 persone mentre sollevano la quinta persona e provvederemo a fare la somma. Se la somma ci mostrerà lo stesso peso, vorrà dire che non è stato perso alcun chilo, non è stato perso peso. Se la somma fosse più bassa, vorrebbe dire che veramente la persona che si solleva perde di peso e sarebbe una cosa veramente interessante. Va bene, allora procediamo, io rimarrò qui a guardare quello che succede. Abbiamo coinvolto non solo i tuoi amici, ma anche altri ragazzi che prenderanno su ogni bilancia il peso esatto che indicherà nel momento in cui voi solleverete la cavia, che è la stessa della scorsa settimana, che porta anche lo sgabello. Andiamo avanti. Ecco, si mettono tutti in posizione, i 4 ragazzi si mettono sulle bilance, gli altri ragazzi si mettono a guardare esattamente gli indicatori delle bilance, cominciate a fare la prova, ecco, mettono le mani in questa sequenza, per qualche secondo le stanno togliendo in ordine inverso e provano a sollevare. Ecco, prendete in questo momento esatto il peso delle bilance. Perfetto, spero sia andato tutto come doveva. I 4 ragazzi che hanno sollevato il nostro amico Cavia vanno via, torna qui Marina e allora chiedo a voi il peso che avete rilevato, date anche il nome della persona che era sopra la bilancia che stavate controllando. Prego. Marina, 63 kg. Allora, Marina, 63 kg. Tonino, 145 kg. Tonino, 145. Frida, 80 kg. Frida, 80. Camilla, 115 kg. 115. Naturalmente questi sono i pesi sommati del peso della nostra cavia che si chiama? Umberto. Umberto, se no continuare a chiamare cavia non è molto carino. Allora, adesso la somma precedente era 399, la somma attuale? Otteniamo un totale di 403 kg, perciò lo stesso peso di prima, anzi leggermente più alto, dovuto probabilmente al fatto che le bilance si muovevano un po' mentre facevamo la pesata. Mentre avremmo dovuto avere un peso molto inferiore. Sì, perché Umberto pesava 77 kg e se fosse sparito il suo peso avremmo perso 77 kg. Anche se fosse dimezzato avremmo perso 35-37 kg. Quindi il peso in effetti non è variato, perché naturalmente non sono bilance di precisione, lo scarto è dell'1% addirittura, 1%. 4 kg su 400 kg è proprio l'1%, che quindi è assolutamente perdonabile nei limiti della bilancia. Nei limiti della bilancia. A questo punto voglio fare però 2 domande, una a Marina e una a Marco Morgutti. Marina, come ti spieghi che all'inizio, come abbiamo visto nel filmato l'altra volta, facevate fatica a alzare e poi invece sembra che Umberto voli? Io chiaramente non me lo spiego, perché comunque sia io continuo a dire che per sollevarlo non faccio nessunissima fatica e qui sembrerebbe da 52 a 63 che io abbia sollevato 11 kg su 2 dita e io obiettivamente non li ho sentiti questi 11 kg. Ecco, come si spiega questo esperimento? Si spiega con un effetto psicologico. La fisica ci dice, la misura ci dice che i chili non sono stati persi, il peso non è stato perso. Perciò chi solleva le persone in questo modo lo fa in sincronia, viene fatto contemporaneamente. C'è anche questo rito che dà un po' la carica, diciamo così, alle persone che eseguono l'esperimento. E quindi si ha la sensazione di riuscire a fare qualcosa che normalmente non si riuscirebbe a fare. Può essere un procedimento di concentrazione come gli sportivi che si concentrano prima di un salto, di un lancio? Esatto, stavo proprio per dire questo. Ciascuno di noi in condizioni particolari riesce a fare delle cose fisicamente che magari non farebbe normalmente. Se uno deve scappare riesce a arrampicarsi su un muro quando normalmente crederebbe di non riuscire a farlo. Perciò mettersi in una situazione favorevole ci aiuta a fare quello sforzo in maniera magari anche un po' inconsapevole e poi fornisce questo risultato inequivocabile dato dalle bilance. Allora, questo esperimento, questo fenomeno è stato spiegato, ma naturalmente continueremo in questa ricerca a fianco al CIGAP e a fianco alle vostre domande, alle vostre richieste per capire se esistono fenomeni paranormali. Nel caso venisse verificato, vi ricordiamo in palio $1 milione che Voyager vi aiuterà
a conquistare venendo insieme a voi in America per fare un'eventuale prova definitiva. Prendiamo dal nostro forziere i libri che ci hanno permesso di realizzare questa puntata e che speriamo aiutino voi ad approfondire i temi trattati. Il primo volume è proprio scritto da uno dei testimoni che abbiamo ascoltato, Luigi Romersa, Le armi segrete di Hitler, edito da Mursia. Proprio a questo libro ci siamo ispirati per la realizzazione del reportage di questa puntata. Luigi Romersa è stato testimone oculare di quanto avveniva in Germania verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si pensava che Hitler fosse in possesso della cosiddetta bomba disgregatrice. Proseguiamo con Appuntamento ad Hiroshima di Stephen Walker, edito da Longanesi, un punto di vista più accademico sugli eventi che portarono alla creazione della prima bomba atomica, la storia del progetto Manhattan e del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Vi ricordo che le sinossi di questi libri sono sempre a disposizione sul nostro sito e a proposito di siti internet ve ne segnaliamo un altro, www.v2rocket.com. Si tratta di un sito dove troverete dettagliate descrizioni dei V1, dei V2 e dei primi aerei a reazione realizzati dai tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La settimana prossima una nuova puntata di Voyager, io vi saluto, ma prima vi ricordo una cosa. Il viaggio continua.